Ciao Monica, siamo qui con Valeria. Ciao. Conto da 5 a 1 e iniziamo il viaggio. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come la vedi. Mi sta portando a fare una passeggiata su una spiaggia. Poi porta la mia attenzione su una grotta, una cavità, e mi fa vedere che mi vorrebbe far visitare questa grotta per le bellezze di questa grotta. Però in verità io percepisco timore. E guardando con i suoi occhi vedo dei pipistrelli all'interno della grotta. Quindi ti dà o non ti dà l'autorizzazione? Me la dà sia fuori dalla grotta che all'interno della grotta. Quindi te la dà totalmente, perché vedi Sì. questi timori. È come se ci fossero due momenti, un momento di luce, un momento di buio, momenti sia storici, passato, presente, ma anche sia come se si riferisse a degli strati, che andando in profondità c'è il buio, rimanendo un po' più in superficie c'è la luce. Abbiamo l'autorizzazione. Piena. Come te la dà? Scritta, un cenno del capo, te lo dice? E con un cenno del capo, sì. E me lo scrive con un dito all'interno della grotta, sì. Va bene, diamo una forma archetipica alla grotta. Mi viene una strega a cavallo di una scopa. È un'entità eterica? Sì. Vediamole, tutte. No, io ne vedo due. Vedo una tigre, e poi mi fa vedere questa strega che si trasforma in un'antilope, ma che comunque è riferita al secondo universo. È una tigre. E di L? Sì, due. C'è sia Zeus che Poseidone? Sì, entrambi, sì. Entità mentali. Sono due. Allora, una si chiama dismorfismo. Mhm. Ah, il livello non riesco a individuarlo facilmente perché vedo che è cambiato abbastanza, cioè lei ce l'ha da parecchio, questa entità mentale. Al momento attuale è a 2 e in alcuni periodi 3, ma in passato è stata anche 5. E l'altra me la chiama tipo vituperio, come ingiuria, come insulto, diciamo. Mhm. 3, 4. Ok, non ho capito dismorfismo. Allora, mm, cioè lei nei punti non ce l'ha espresso, no? Mhm. Però a me è emerso, ho provato a chiedere e lei mi ha confermato che c'è questa
specie di, tra virgolette, in alcuni momenti preoccupazione per alcune parti del suo corpo, per cui lei si sente di doversi controllare ripetutamente allo specchio alcune di queste parti, piuttosto che tende a confrontarsi con le altre persone, ok? In maniera anche abbastanza ossessiva in alcuni momenti, no? Per riconoscere di non essere sbagliata, no? Ecco, questo tipo di preoccupazione che in alcuni momenti è stata anche un po' più ossessiva, diciamo, no? Adesso dipende dai periodi, da come lei sta. Dismorfismo. E ingiuria? È più, ecco, una paura di essere giudicata dalle persone, di essere etichettata, categorizzata, giudicata nelle sue scelte, nel suo aspetto, nel suo comportamento. Anche da un punto di vista magari morale. Vibrazione. 28 miliardi. Consapevolezza. 162%. Anima. 45. Vite. 998. Cervello. 9. Beh, valori entusiasmanti, incredibili. Dal primo all'ultimo. Prima sessione, ma grande consapevolezza. Non cinivaccata, Valeria. Impianti. Allora, gliene vedo uno mentale, sembra un po' una griglia ondulata ed è collocata, diciamo, all'interno della testa nella parte superiore della calotta. L'impianto mentale. Come impianti eterici vedo occhi e ginocchia e basta. Occhi? Occhi e ginocchia, sì. E a cosa servono quelli degli occhi? Gli occhi proprio le danno questa problematica anche di dismorfismo, di vedere in maniera magari alterata, no? Alcuni aspetti di sé che io potrei vedere in un modo e che lei vede in un altro. E ginocchia? E l'hanno proprio un po' tenuta, diciamo così, in ginocchio, agganciata anche a dei lavori che le danno poca possibilità di realizzazione più profonda, più autentica, di coltivazione di interessi differenti. Nome del progetto di Valeria. Viene un po' strano. Viene lo scambio in culla. Aspetta, perché scambio in culla? Allora, perché è come se lei, allora, una parte è è un modo strano per definire come una parte della sua famiglia la riconosca come sua. Quindi, tipo, con la madre sente di essere un tutt'uno, di essere una famiglia.
con il padre e con la sorella è come se invece sentisse che sono due estranei. Mm. E quindi è proprio come se lei non si sentisse del tutto all'interno di quella che può essere concepita una famiglia. Tanto più che, per esempio, anche rispetto alla madre, anche se sente più affinità, di fatto lei, da un certo punto in avanti, non si è più sentita considerata. Ehm, è strano perché è come se, allora dunque, in lei ha fiorito tutta la bellezza, la gioia e l'allegria di una bambina, che sono proprie, no, della fanciullezza. E poi da un certo punto in avanti, è arrivata come una cortina di tristezza davanti agli occhi. Lì tra l'altro sono anche iniziate le abduction, quando lei ha calato così tanto le frequenze, da provocare questo senso di scollamento, come se quella lì non fosse più la sua famiglia. La sua famiglia ha iniziato a scomporsi. Lei ha iniziato a non avere più attenzioni da parte dei genitori, a sentirsi sempre più sola, in un momento in cui invece aveva ancora tanto bisogno perché era solo una bambina, ed è avvenuto come una specie di ritiro dentro di sé, un incupimento, e anche il corpo vedo che ne ha risentito, no? Di Beh, come? conseguenza. Scusami, non ti ho sentito? Come? Dove? Come, dove, cosa, scusami? Hai risentito il corpo? Ne ha risentito il corpo, mm, con questi problemi, diciamo così, femminili, ok? Quindi di ovaio policistico. Mhm. Ehm, E ha iniziato appunto anche ad avere questi disagi rispetto l'immagine che gli rimandava lo specchio. E vedo anche come una sorta di, cioè, adesso non so se riesco a spiegarmi bene, no? Come se il suo sviluppo sessuale, ok? Quindi fisico-sessuale, abbia creato un problema con il padre. Cioè, nel momento in cui lei ha iniziato a svilupparsi, il padre ha iniziato a prendere un po' le distanze da lei, per cui da che c'era molto scambio di affetto, poi questo scambio d'affetto è venuto meno. Mhm. Quindi cosa succede? Che lei è come se si fosse sentita, tra virgolette, in colpa di aver iniziato questo processo di crescita, ok? E quindi lo sviluppo delle forme femminili. Mhm. Quindi lei non ha vissuto in maniera armoniosa questo passaggio dalla infanzia al iniziare a diventare, diciamo così, donna, con tutto ciò che comporta, il ciclo e le forme. Mm. Ok? Perché è come se fosse giunta come la strega, no? Una sorta di maledizione, no? Non so spiegarti. Sta diventando signorina e inizia la maledizione. La maledizione, chiamiamola così, consiste Certo. nella sorella che se ne va via, famiglia che inizia a disgregarsi per il dolore, per la vergogna, per tutta una serie di motivi per cui la sorella se n'era andata via minorenne, incinta. Poi il padre le si allontana e lei si dà un po' la responsabilità di questo perché sta diventando signorina e magari al padre pare un po', non so come dirti, Conven- inappropriato. conveniente Sì, abbracciarla quando di fatto è una donna. esatto.
Quindi si viene proprio a creare questa, vabbè, chiamiamola maledizione, ma non è intesa come comunemente la intendiamo, no? Come un momento di spaccatura, no? Arriva questa strega con la sua scopa a determinare una spaccatura tra l'infanzia felice e adesso che inizia invece il momento cupo di tristezza, di preoccupazioni, di solitudine, di dolori alle ovaie. Chiamiamo nel cinema un po' di gente. I genitori. La madre, sì, viene. Il padre viene non insieme alla madre, un po' più in ritardo, diciamo. La sorella? Sì, mi appare quasi come che a causa del sovrappeso fa un po' fatica a procedere per prendersi una seduta nel cinema, no? Tanto che lui è un po' preoccupato e dice: ah, ma forse non ci sto neanche dentro alla sedia. La sorella? Un attimo. Il No. padre viene o no? Sì, che così sta cercando di capire se ha la possibilità di sedersi, però sì, c'è. Invece la madre si è già seduta, tipo in seconda fila, la madre. La sorella la vedo così, come dirti, molto indaffarata, che è indecisa tra l'occuparsi delle sue faccende e il venire qui al cinema oggi. Chi decide? Vedo che guarda l'orologio e dice che non sa se potrà rimanere per tutto il tempo, che deve fare delle cose. Allora, o resta fino alla fine o se ne va. Se deve fare delle cose Ma come io non è che passeggiare. sono come mia sorella, cioè io ne ho di impegni da svolgere. Quali sono? Sentiamoli. Io ho dei figli, li devo seguire, ho tante cose da fare in Questo è un casa. ambiente virtuale, eterico, non ci sono i figli da seguire. Si possono seguire i figli e venire al cinema contemporaneamente. È un posto senza tempo questo. È un'occasione unica che Valeria aspetta da un mese e mezzo. Non ci sono impegni, non ci sono accavallamenti. Non è che se lei viene qua i figli vanno sotto una macchina. Lei può tranquillamente, a parte che oggi non accompagna nessun figlio perché non c'è. Balle. Che fa? Allora, si siede, però rimane, allora io vedo appunto che ha l'orologio sul polso sinistro, no? E rimane con la mano destra agganciata all'orologio, Mm. come se dovesse tenerlo d'occhio, però si è seduta intanto, sì. Ok, orologi fuori dal cinema. Resta? Orologio Abbiamo appena fuori detto dal che è un posto senza cinema. tempo. Cosa serve l'orologio? Niente, fuori dal cinema. No, senza orologio no. Senza orologio no? E allora ciao. Tanto lo ricordiamo, non serve a niente nel cinema chiamare persone scettiche, che non gliene frega niente di... Ognuno fa il suo percorso, ognuno fa le sue cose, nessuno deve salvare nessuno. Al contrario, in prima fila c'è la sua cara amica e l'altro amico. E la madre della cara amica? La madre della cara amica c'è, è sempre... Allora, questi due amici, diciamo, sono seduti vicini. La madre è seduta sempre in prima fila, ma alcuni posti di distanza da loro. Va bene. Causa esoterica del fatto che Valeria non ha ancora trovato la relazione definitiva o la fiamma. Mi dice lavoro. Allora, cerchiamo di capire perché a questa domanda che riguarda la fiamma lei mi ha tirato fuori il lavoro, no?
Il lavoro le impedisce di pianificare alcunché. Mm. Le danno gli orari della settimana successiva il sabato precedente. Allora, più in generale, al di là di questo, vedo che il posto in cui lei lavora, tra l'altro caratterizzato sempre da questi due colori del deep state, che sono il giallo e il blu, no? È proprio creato in maniera tale per tenere sotto scacco i suoi dipendenti, no? Questo fatto di dargli gli orari settimanalmente è proprio un modo per ridurre la sua libertà di azione, ma anche di pensiero, ok? Perché lei più di tanto, anche da un punto di vista mentale, non può pianificare. E tra l'altro creano dei turni fatti in modo tale per cui lei abbia, lei così come gli altri, abbiano sempre la sensazione che la loro vita ruota intorno a quel posto lì. Mhm. Creano proprio questa specie di gancio costante, dove quasi non si ha mai la sensazione di staccare davvero da quel posto lì. E mi fa vedere come di fatto questo, anche se lei ha una buona consapevolezza e ha visto anche tutte le sessioni relative alla fiamma, è come se una parte di lei fosse in qualche modo condizionata dal concepire gli uomini un po' così come quelli che lei vede. Cioè, noto che è proprio una delle tecniche utilizzate da queste grandi catene, ok? Ok. Con l'apparente miraggio di creare la famiglia nel luogo di lavoro. Mhm. In verità è un modo per creare un microcosmo a bassa frequenza, con basse prospettive, aspettative, bassa possibilità di uscire da quel microcosmo. E lei in qualche modo è soggiogata a questa roba qua. Lei peraltro, non so se ti ricordi, quando abbiamo sentito i suoi punti, è vestita con questi due colori, giallo e azzurro. Aspetta che ti ho perso. Mi Scusami, ti senti? ho perso, sai? Senti? Adesso sì. Dicevo, lei ha un top giallo e un giubbino azzurro in questo momento. Ecco. Neanche farlo apposta. Ha gli stessi colori dell'Ucraina, del Deep State e di questo posto, diciamo, per cui lavora. Esatto, di Poste Italiane, tutte compagnia È bella. vero, Quello che una volta era Blockbuster, eccetera, eccetera. vero. Bene, quindi la fiamma esiste o no? Allora, lei adesso me la mostra a Vicenza, perché in fin dei conti è come se ci fosse un anelito del nord. Mhm. È una parte profonda di sé che è come se desiderasse sapere com'è la vita al nord. E pertanto al momento la sua fiamma è lì. Che livello? Allora, per il momento è una fiamma di livello 3, però vedo che hanno molti aspetti in comune, specialmente riguardo al vissuto lavorativo e a ciò che stanno comprendendo rispetto al mondo lavorativo e familiare. Ma che livello è? 3. 3, scusa. Va bene. Vabbè, qua abbiamo visto due punti in uno, perché abbiamo visto la relazione e il lavoro. Lavoro che peraltro è un part-time, ma nonostante questo gli danno Sì. tormento,
fondamentalmente. certo. Cioè, posso capire lavorare su orari variabili e sostituire colleghi, ok, però pianificare settimana a settimana, di solito un mese, no? Fatto Uno non può apposta, è fare un voluto. viaggio, un corso, un compleanno, un appuntamento con un fidanzato, giustamente, ma poi il prossimo martedì andiamo a cena? Non lo so, dobbiamo aspettare sabato. Mm, mm, mm. Una galera, praticamente una Sì, sì. galera, altro che la famiglia, siamo tutti un team, Mm. solo perché ci diciamo buongiorno e buonasera, lavoriamo insieme. Una galera. Va bene. Causa esoterica dell'anaffettività del padre, al di là del fatto che la signorina si stava sviluppando, più appunto Valeria cresceva. Ma io la vedo molto riconducibile a quello. Cioè io vedo che è come se fosse intervenuta nel padre un condizionamento di una vita passata, ok? In questa vita passata mi fa vedere solo un veloce frame, proprio così, in cui lui aveva una propensione per i bambini, ok? Mm, Ma non è una vita recente che lui ha fatto, perché mi dice 5, come se fosse 5 vite prima di questa. mhm. Dove di fatto, per i frame che mi fa vedere, lui non ha mai concretizzato, perché comunque aveva comunque una forte autocensura, no, rispetto a questo proprio comportamento. Mhm. Però mi fa vedere lui di una certa età che ha un debole per i bambini, ok? Ed è come se si riaffacciasse in questa vita attuale, quella vita, e lui la vuol tenere bene a distanza, ok? Mhm. Per fare questo ha dovuto attuare questo tipo di comportamento, che è diventato una distanza fisica e affettiva completa verso Valeria. Ha risentito di una vita passata, dove, ricordiamolo, tutti siamo stati tutto. Certo, Assassini, militari, crociati, infedeli, Burundi, assolutamente. tutto e il contrario di tutto per fare tutte le esperienze. Esatto. Quindi delle pulsioni di questo tipo le ha avute in passato e oggi si sono riflesse qui. Beh, interessante. Mm. Però, perdonami se insisto, non spiegano in realtà l'allontanamento quando la figlia diventa donna e non il contrario. E Cioè non li ha infatti la cosa allontanati. particolare, sì, mm, esatto, la cosa particolare è che allora, di quella vita lì di cui mi ha fatto vedere uno sprazzo, i ragazzini, allora lui molto in là con gli anni, per cui stiamo parlando, mi fa vedere un uomo di 70 anni. I ragazzini intorno sono dei preadolescenti, non sono bambini. Mhm, Sono proprio quelli con quella carica ormonale nuova e molto forte, 13 anni, 14 anni, quando iniziano a sbocciare. mhm. Mm, non bambini, ragazzini. E quindi rientra perfettamente, no? Nell'età in cui c'è stato il distacco, perché lei ha iniziato a svilupparsi intorno ai 12 anni, no? Mhm. Quindi il ciclo, le forme, eccetera, hanno iniziato a fiorire proprio in quel momento. E quindi quello ha costituito l'aggancio, no? Del padre rispetto alla vita passata e il timore che si potesse riaffacciare in lui questo tipo di slancio interiore che lui sentiva verso i bambini. Cosa fa il padre nel cinema? Abbassa gli occhi. Ok, diamogli una Vic qui nel cinema. Adesso vedo che ha già ripreso delle forme un po' più normali.
mentre appunto mi si è rappresentato obeso come se fosse proprio un peso, ok? E me lo rendeva da un punto di vista fisico questo peso. Adesso vedo che è sempre un po' robusto, però assolutamente di dimensioni più accettabili. Perché vedo che guarda in basso nelle proprie zone basse. Intime. Sì. E cosa guarda? Ha paura quasi che quella parte lì possa tradirlo. Ok? Come se fosse quasi una parte autonoma, indipendente, con una vita propria. Va bene, parliamo dell'ovaio policistico, causa esoterica e prima questo. Allora, c'è da dire appunto che per lei, come l'abbiamo detto, quello lì è stato un periodo difficile. La sorella che se ne va e tutto che cambia repentinamente nella sua vita. Diventa un momento cupo. Via la gioia, via la famiglia, ok? Via la sorella, via tutto. Si abbassano terribilmente le frequenze. Vedo che l'inizio delle abduction. In queste abduction, infatti lei aveva paura, no, di questa. Lei ci ha detto che una delle sue paure era quella di venire drogata, ok? Attraverso un'iniezione. Di fatto è una sorta di ricordo, anche un po' alterato, di queste abduction, ok? Quindi un'abduction classica in cui lei è proprio sul lettino, in cui le stanno per effettuare un'iniezione e lei lì in quel momento conserva appunto qualche sprazzo di ricordo. La sensazione che ha è quella di venire effettivamente drogata, ok? Di non essere più se stessa, di avere questo momento di appannamento. Quindi vedo che questo, essendo che lei è nella piena pubertà, viene molto attenzionata tutta la zona delle ovaie durante le abduction, ok? Quindi vedo proprio delle iniezioni che sono effettuate però sul fianco per andare a interferire la zona delle ovaie. Quindi sicuramente una delle cause esoteriche di questo problema all'ovaio micropoliscistico sono le abduction, ma è anche proprio, diciamo così, il rapporto non buono che lei ha vissuto con il suo diventare donna e quindi anche con il suo ciclo mestruale, molto conflittuale, come se appunto ne avesse riconosciuto la colpa. È Non so. colpa. Mm. Pillola, 20 anni, quando smette si sente meglio. Da sola? Sì, lei finalmente è stata in grado di agire come la PS le suggeriva. Queste sessioni l'hanno aiutata molto per trovare questa sua autonomia di decisione, di pensiero, perché prima si affidava in continuazione a questi medici che tra l'altro erano in contraddizione fra di loro. Okay? Uno diceva una cosa, uno diceva l'altra, intanto il tempo passava e lei continuava a prendere questa pillola, che vedo che le ha anche dato dei problemi, mal di testa, gonfiori vari, ritenzione idrica di vario tipo. Mm. Ma anche problemi umorali, io vedo, perché si rifletteva a livello ormonale. Cos'è la pillola? Chi l'ha inventata? Quali scopi esoterici? Allora, me la colloca nelle guerre mondiali, come se ci fosse già uno studio nella prima guerra mondiale, poi successivamente un maggiore sviluppo nella seconda guerra mondiale, come una specie di prototipo del microchip
è come una specie di pre-agenda, dove uno degli obiettivi dell'agenda è la depopolazione, no? E il controllo quindi anche delle nascite. Vedo che effettivamente a tante ragazze in età fertile è stata somministrata la pillola per svariate problematiche ormonali, dall'avere un po' più di peluria sul viso, dall'ovaio micropolicistico, dalle mestruazioni non regolari, sempre somministrazione della pillola, per ottenere un indebolimento dell'apparato riproduttivo femminile, come se andasse a giocare delle cartucce a vuoto in maniera più accelerata e diventasse non più disponibile alla procreazione anzitempo, prima del tempo. Quindi così è un'applicazione dell'agenda di depopolamento in questa versione qui. Ok, depopolamento, l'agenda. Ok, se in un mese nel pianeta Terra, è un pianeta, sempre che sia un pianeta, nascono X bambini, mm, Sì. quale percentuale nasce di bambini normalmente riconosciuti e quale percentuale nasce di bambini nei sotterranei, senza un nome, senza un codice fiscale? Hai capito cosa intendo? Sì, sì, no, però è Una un po' grande produzione. spaventosa, diciamo, la percentuale che mi viene data. Anche secondo me sarà spaventosa. Sentiamo. Gli ufficiali quali sono? Quanti sono? 33, E 66 i non ufficiali? sì, 67. È così. Quindi quando mi venite a parlare delle varie sparizioni della cronaca, di Pitone e così via, ricordatevi questa cosa. Andate a vedere quanti nascono in un giorno nel mondo, sarà un numero cospicuo. Bene, poi raddoppiatelo, quelli sono i bambini di nessuno. La carne da macello, Mm. su cui questo sistema è in crollo, in fase di crollo della realtà, si basa. Se il veleno di una vipera ha una tossicità 100, che tossicità ha, etericamente parlando, una pillola 90, anticoncezione? è molto tossica. 90? Sì, è Ok. molto molto tossica. Ok. L'amico che è nel cinema di Valeria ha fatto avere a Valeria una orgonite a forma di cuore. Se Valeria prendesse ancora la pillola e mettesse la scatola sopra questa orgonite, cosa succederebbe? Allora, mi fa vedere che scende la tossicità della pillola, però allo stesso tempo questo orgonite, che è in connessione con Valeria, con la parte più profonda di Valeria, comunque le fa percepire la necessità di non assumerla. Mhm. Visto che nel suo specifico caso è una libera scelta, quindi lei può farne a meno, lei fa questa scelta, ok? Ipotesi, facciamo che ancora la stesse assumendo, la rende consapevole di dover interrompere. Nel caso invece in cui per qualche ragione la dovesse prendere per forza, ok? Perché non per tutti va bene l'interruzione come ha fatto lei improvvisa. Mhm. Vedo che la tossicità diminuisce, ma che porta comunque nel tempo a una soluzione alternativa, cioè la possibilità di vedere delle soluzioni alternative alla pillola. Che ci sono?
Sì, sì, ma Se vedo che non va Valeria, bene neanche per il cervello, non so, non me l'aspettavo, ma c'è proprio un'interferenza nel sistema nervoso. in che termini? Mm, non so, come una sorta di degenerazione lenta. Muoiono dei neuroni? Sì, un invecchiamento precoce. Ok, le uniche cellule che non si riproducono sono quelle del cervello. Mm. Alcuni stupefacenti hanno questo effetto, bruciano un tot di cellule del cervello. Dopo 20 anni si vedono gli effetti. Dopo 30 anni di pillola si vedono quali effetti, quanta parte di cervello se n'è andata rispetto a una donna che per quei 30 anni non la assume. È un po' variabile, mi fa vedere, non è uguale per tutti. Mm, però mi fa vedere tipo 6-7%. Ok, se Valeria mette l'orgonite sotto una bibita, un liquido che poi assume acqua, cibo, integratori e eventualmente altre medicine, che succede? Allora, vedo che c'è un processo di neutralizzazione e di alleggerimento, però è come se veramente fosse un canale doppio questo cuore, perché da un lato entra in comunicazione con la sostanza, ok, che gli si pone sopra, e dall'altro in comunicazione con la persona a cui appartiene il cuore, diciamo, no? E che quindi ha messo sopra la sostanza. Mm? Pertanto, se da un lato riesce a, diciamo così, togliere la tossicità di questo materiale, di questa sostanza, dall'altra è come se aumentasse il livello di consapevolezza della persona, per cui la persona riesce a fare delle valutazioni riguardo a questo particolare liquido, cibo, eccetera, e a comprendere se è il caso di assumerlo con la stessa frequenza o di non assumerlo più o di assumerlo di un altro tipo. È una duplice azione che avviene in contemporanea sulla materia e sulla consapevolezza della persona. E l'amico nel cinema cosa fa? E vedo che fa un cenno di assenso. Mm, perché infatti il suo fine ultimo è proprio quello di far crescere la consapevolezza sua e degli altri. Ok, nonna materna, portale aureo, tutti i parenti di Valeria all'appello, quanti accorrono? 112. Ok, come si presenta la nonna materna? Con un po' di rimpianto, non so, un po' di rammarico, un po' di dispiacere. Soprattutto vedo verso l'altra nipote. La sorella di Valeria. Sì, la sorella, esatto. Sì, un po' dispiaciuta, che sia partito da questa ragazza, allora ragazza, adesso è donna, diciamo così, la miccia per far accendere, no? Ed esplodere un po' questa famiglia per certi aspetti, ecco. Mm. Un po' dispiaciuta, come se volesse sistemare lei le cose. Mi viene lì con un grembiule, no? Come se si pulisse le mani su questo grembiule. Sai, no? Come si può fare a volte con una ricetta, no? Aggiustarla
se magari il sugo è venuto troppo acido gli metti un po' di zucchero, così, come volesse altrettanto fare per aggiustare questa situazione. Diamole una Vic e facciamole lasciare un messaggio a Valeria adesso che non l'ha ancora presa e piano piano il messaggio cambia nel momento in cui la prende. Mi fa vedere come un passaggio che loro ritornano piccoline e lei sembra molto molto grande, no? In proporzione rispetto a loro. Quindi una ha tipo Valeria aggrappata ad una gamba e la sorella aggrappata all'altra gamba. E lei è china su di loro, minuscole proprio, no, rispetto a lei. Poi vedo che mano a mano che lei prende la Vic, si raddrizza e loro da bambine diventano grandi, adulte. E la nonna mette una mano su una spalla di Valeria e l'altra mano sulla spalla della sorella. Vi siete fatte delle belle donne, dice. E vedo che a questo punto sono tutte pari. Sono tutte della stessa altezza, tutte e tre. Sono state in altre vite tutte e tre, Valeria, la sorella e la nonna. Mi dà una vita un po' faticosa. Mi dà una vita faticosa tipo di... cioè me ne dà due. Allora, in una sono tipo tre bambine che si occupano di fare da mangiare per gli adulti, come se fosse una microcomunità, no? Fare da mangiare per gli adulti che nel frattempo sono fuori a lavorare e a procurarsi quello che serve per vivere. E loro fanno da mangiare. In un'altra invece sono tre minatori. Quindi sono spesso state insieme, tutte e tre. Mi ha mostrato queste due di vite. Poi mi fa vedere altre in cui ci sono le due sorelle fra di loro. Qual è in una parola il senso di questa vita tra la nonna, la sorella e Valeria? Cioè, Come se fosse una collaborazione nel bene e nel male, nella gioia e nel dolore, nella fatica e nel conforto. Ehm, come se di fatto fosse una triade indissolubile, nonostante quelli che possono essere i momenti di distacco, i momenti di, non so, apparente anche tradimento, no? Che lei ce l'ha detto. A volte la sorella sembra dire sì, 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 a una cosa e poi fa di testa sua, andando a contraddire, no, quello che sembrava aver detto. Però nonostante questo è una catena forte, indissolubile. C'è comunque un affetto che va al di là delle azioni e delle contraddizioni. ultimissimo messaggio. Non sembra, ma state facendo un gran bene, il meglio che potete fare. Io lo vedo. Ok, la salutiamo allora. Sì, vedo che entrambe, è bello perché entrambe la abbracciano da dietro la schiena, quindi Valeria e la sorella, per accompagnarla all'ingresso del portale aureo.
E mentre la nonna entra nel portale aureo, vedo che le due sorelle, come proprio in un moto genuino, si abbracciano fra di loro. Come se questo aver accompagnato, essere stata per qualche momento ancora con la nonna, abbia un po' ripulito il loro campo dalle varie incomprensioni, risentimenti, le vecchie ruggini. È un abbraccio puro. Bene, salutiamo la nonna. Perché le due sorelle non si abbracciano? Sì, sì, lo stanno Ah, l'hanno facendo, fatto. esatto. Sì, sì, l'abbraccio è tra loro due. Mm-mm. E Ah, questo abbraccio davanti puro, all'accompagnamento della pulito. nonna. Sì, esatto. Li salutiamo. La salutiamo. Più tutti i disincarnati. Sì, Ok, la fiamma è la stessa in questo passaggio. sì, per il momento sì. Non resta che andare al cluster. E poi facciamo un po' di analisi di controllo. È come se mi mostrasse di nuovo questa immagine della strega con tutti gli accessori sparsi della strega, la cintura, la scopa, il cappello, tutti i vari capi di abbigliamento che lei indossa e che può cambiarsi, no? Me lo mostra così questo cluster. Ma perché? Perché quell'aspetto, diciamo così, un po' oscuro, un po' nascosto, ehm, che ha a che fare con un passato non del tutto chiarito, che ha a che fare anche con a volte la bruttezza percepita della vita, della, di come sono andate alcune cose, magari bruttezza che a volte può aver percepito di se stessa. Ehm, eh, è così, è mescolata questa paura del giudizio, perché sono comunque degli elementi che si sono disseminati, diciamo così, no? Nelle varie vite per lei. E lei adesso in questo momento ha concentrato qui per riuscire a liberarsene completamente. Perché ci sono cose proprio che anche lei non si riusciva a spiegare, no? Quindi rimaneva ad un certo livello, ma c'erano cose più profonde che non riusciva ad afferrare. Mi sembra che le abbiamo toccate così. Li butta questi contratti? Sì, 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 assolutamente. Vedo che decide di dargli un calcio. Quindi non li butta con poca foga, diciamo li butta con grande decisione. Molta, molta energia. Vediamo come crea un ad eternum. Allora, mi fa vedere che si prepara in un certo senso, mettendosi un po' le mani dietro ai capelli per sistemarseli, no? Sai, no? Li scosti i capelli, come a dire, adesso sono pronta. Mm? Scosta i capelli, si toglie un po', si sistema un po' gli abiti, no? E vedo che crea gli ad eternum con le sue mani appoggiate o comunque vicine al grembo, perché è proprio quella parte che l'ha tanto tormentata, Mm? che è la parte delle ovaie, diventa poi elemento di creazione, di energia. Quindi vedo che è un tutt'uno, l'energia delle sue mani unitamente all'energia sì, delle ovaie e comunque di tutto l'apparato intimo, Mhm. diventano un motore per dare origine al suo ad eternum, che sembra un po' tipo anche una palla da discoteca, sai, di quelle anni '80.
E quindi vedo che lo piazza sia dove c'era prima il cluster, sia davanti al portale definitivo. E vedo che è molto giocherellona perché si mette sulla punta del dito questo ad eternum, che inizia a roteare come se fosse una palla. Quindi fa un po' da giocoliere lei. E lo lascia lì. Sì, sì. Bene, ne crea subito uno e con questo in mano va all'avatar. Toglie l'avatar da dove sta, lo sostituisce con l'ad eternum, mette l'avatar in un portale. Sì, l'avatar era tipo il pagliaccio It, sai, no? Mhm. Sì, quindi di nuovo ha creato l'ad eternum immediatamente. Mm. Enorme, molto sfacettato, no? Proprio come queste palle da discoteca che muovendosi fanno un gioco di riverberi di luce. Mm. Il gioco è finito. Valeria dimostra a se stessa che è lei che crea tutto. Toglie con un dito l'avatar, che è da 998 vite, 1000 vite, lì a comando di tutte le sue esistenze. Lo dico, lo sottolineo apposta, Valeria può tutto, lo sta vedendo in eterico. Lo può vedere nel fisico. Lo può vedere nel fisico ed è come se mi fa vedere quando mette piede all'interno del suo luogo di lavoro, è come se in un certo senso varcasse la soglia del suo luogo di lavoro come se fosse una prima volta, ma non la prima volta. Mm. Una prima volta perché ha uno stato d'animo e una comprensione, una visione proprio diversa, più profonda, più ampia. Sente proprio addosso e dentro una sensazione differente. Le sembra anche quasi di camminare in modo diverso quando entra lì dentro. E questo tutti i giorni prossimi in cui lavorerà lì. Tipo per la prima settimana più forte, proprio perché è in netto contrasto, no? Con il prima, perché c'è questa consapevolezza più forte. Poi è come se diventasse più normale, perché diventa una sua consuetudine, però è come se mi facesse vedere che vede delle uscite di sicurezza che di fatto non ci sono, no? Che non sono reali. E queste uscite di sicurezza sono delle possibilità, delle alternative che lei riesce a mettere poi in atto per vivere maggiormente se stessa. Cioè riuscirà a mettere in atto delle strategie, delle soluzioni per approfondire altri aspetti di sé e a gestire il lavoro in maniera differente. Aspetta un attimo. Ok. Va bene, nuova vibrazione. 412 miliardi. La fiamma. Non leggo dopo fiamma. Quando? Ah, avrà un figlio? No. Quando è un figlio? Quando avrai un figlio con la fiamma? Ah, non si sa, non si sa. Nel senso, non abbiamo queste capacità di... Intanto incontrala, trovala, desiderala, creala.
perché la fiamma si crea essenzialmente. Dicevi 400 e rotti miliardi la vibrazione. Sì. Consapevolezza. 254%. PS. 61. Vite. 601. Azza pochissimo, eh. Cervello. 10,9. Messaggio di Valeria a se stessa. Voglio respirare diversamente. Voglio respirare, che significa vivere la mia vita diversamente. Mi fa vedere come se riuscisse a percepire un altro piano della propria esistenza, come se le si manifestasse un altro piano, un altro aspetto che prima non era riuscito a cogliere. Ed è proprio questo nuovo aspetto, questo nuovo piano che le si manifesta, che le consente di avere una maggiore libertà, come se riuscisse poi a disporre di maggior tempo libero. Di maggior libertà di movimento. Io ce lo vedo, questo spostamento di lei verso il nord, forse anche solo per alcuni giorni, no? Come se lei avesse bisogno di questa esperienza qua. Va al nord. Va bene, questo è il messaggio. È una specie di invito, però è già iniziato di fatto, a guardare, perché è come se lei davvero, ora tra l'altro senza più questo impianto agli occhi, riuscirà a guardare la realtà circostante in maniera più sottile, più affinata. Riuscirà appunto a intravedere delle soluzioni, ma riuscirà proprio a intravedere anche dei particolari, degli aspetti che fino a quel momento le erano sfuggiti e saranno determinanti. Cosa fa la madre e il padre? La madre è come se avesse un moto d'orgoglio nel riconoscere quello che sua figlia è in grado di fare. Il padre lo vedo ancora un pochettino sulle sue, però come se avesse, se iniziasse a venirgli la voglia di dargli un abbraccio. E la sorella? Non è entrata la sorella. No, L'amica? però la percepisco, anche se non è entrata, più vicina. L'amica cosa fa? E l'amica è come se si fossero, non so spiegarti, no? Raccontate qualcosa loro due di intimo, una confidenza. Quindi l'espressione che ha è quella di aver partecipato in maniera profonda e intima a una loro confidenza, a una cosa che ha sentito molto da vicino, ecco, nella quale si è sentita molto coinvolta. L'amico? E vuole spiegarle altre cose. Mm. Mm. Come se fosse un inizio, hai capito? Come se lui ritenesse, va bene, adesso ti posso dire altre cose, spiegare altre cose, sì. Beh, nell'eterico lo può fare magari anche nel fisico, non so se sono in contatto. Ok, ci sono ancora progetto scambio in culla, 2 entità mentali e strega tigre e 2 DL.
No, non c'è più niente di tutto questo. Gli impianti? Nemmeno. Mettiamo nella pillola di tutte le donne del mondo una Vic. Ne potete fare a meno, tossicità 90%, progetto nome del progetto pillola? Mi viene disintegrazione. Bene. Riduzione in tot anni del 6-7% del cervello. Mm? Alternative ci sono, cercatele, se volete. Come la vedi, Valeria? È ancora nella grotta? Allora, lei adesso è uscita e sta camminando sul bagnasciuga. Mhm. La vedo con i piedi a bagno. La vedo sorridente. Con questa gran voglia appunto di respirare a pieni polmoni la vita. Battuta finale? Amo il mare, da nord a sud. Disconnettiti da tutto e tutti.